Buongiorno amici e benvenuti nella mia cucina. La ricetta che vi presento oggi è un classico piatto carnevalesco che si chiamano i polpette. Non sono il classico crocchè di patate, ma sono molto diverse. E adesso vi faccio vedere come si fanno. 500 g di patate lesse, 100 g di formaggio caprino, 100 g di salame Napoli, 3 uova, un mazzettino di prezzemolo, sale e pepe quando basta, farina per infarinare quando basta, 1 litro di olio per friggere. Per prima cosa prendiamo una scodella e lo schiacciapatate. Prendiamo anche un coltello, eventualmente le patate fossero troppo dure oppure troppo grandi per schiacciarle, quindi le tagliamo così a metà, a 4, e poi vedete così, e le schiacciamo. Mi raccomando, le patate devono essere sempre schiacciate con lo schiacciapatate, altrimenti se li facciamo con il frullatore si incollano. Adesso mettiamo da parte le nostre patate e cominciamo a prendere il salame. Facciamo prima delle rondelline così, perché poi dopo è più facile da farli a pezzettini. E poi facciamo così. Poi giriamo, sovrapponiamo un poco e facciamo i cubetti. Mi raccomando, i pezzetti non devono essere né troppo grandi né troppo piccoli, perché poi quando si mangiano le polpette si devono pure sentire. Spostiamo un poco e tritiamo anche il nostro prezzemolo. Mi raccomando, lavato e asciugato. Fate un bel trito sottile. Adesso prendiamo un'altra volta la scodella e mettiamo tutto il salame così, prezzemolo. A questo punto mettiamo il formaggio, poi mettiamo un pizzico di sale. Mi raccomando, non tanto sale perché poi il salame è saporito e dopo vengono troppo salati. E adesso mettiamo anche una spolveratina di pepe. A questo punto mettiamo le uova, 3 uova, perché l'impasto non deve essere troppo liquido, altrimenti non si fanno. Adesso incominciamo a impastare. Mi raccomando, impastate con le mani, perché facendo in questo modo con la pasta si impasta meglio e non si incolla. Come potete vedere, l'impasto deve essere così, non duro ma nemmeno liquido. Adesso incominciamo a fare le nostre polpette. Mettiamo un po' di farina sulla spianatoia, così. Cominciamo a prendere la pasta. In questo modo facciamo così. Stendiamo un pochino con le mani, poi la arrotoliamo nella farina. Ok, così. Scrolliamo un poco e rimettiamo così. Deve essere la forma su per giù come un crocchè. Continuiamo
fino a quando non abbiamo finito di fare tutta la pasta. Il nostro impasto è finito, adesso mettiamo a friggere l'olio. Come potete ben vedere, le polpette non sono tutte quanti uguali perché naturalmente sono state fatte a mano, non fatte con la macchinetta. Adesso passiamo alla fase successiva, che è la frittura. Il nostro olio si sta riscaldando. Per vedere l'olio se è buono, che è arrivato a 180 gradi, mettiamo un pizzico di farina nell'olio. Ecco, vedete come frigge bello, vuol dire che è arrivato a temperatura. Adesso mettiamo le nostre polpette, mi raccomando, non molti per volta, altrimenti si sciolgono. Adesso incominciamo a girarle perché devono essere belle dorate o ambulate. Nel frattempo che le polpette stanno cuocendo, prendiamo o una scodella con della carta assorbente oppure il famoso cappello che si usa nella ristorazione. Quando si immergono le polpette o qualsiasi tipo di frittura, alzate il gas, poi diminuite, così. In questo modo si cuociono e non si bruciano. Le polpette sono così buone che nel Cilento c'è un detto, che so 40 polpette, 40 bocconi. Significa che cosa sono 40 polpette? Non sono altre che 40 bocconi, cioè sono così buone che ti viene voglia di mangiarne tante. Ed ecco che le nostre polpette sono pronte. Se vi è piaciuta questa ricetta e volete vedere altre ricette sfiziose, andate sul mio sito nonnaclaudia.com.